sono Laura Broglio, autista e blogger. Vi ospito a seguire il mio lavoro nelle cabine della nuova generazione DAF. Oggi è giovedì e dovrò affrontare un viaggio di linea, quindi più lungo del solito. A volte succede che per accontentare le esigenze dei clienti si debba anche andare a noleggio per un semirimorchio, che è il caso di questa giornata. Avevamo uno dei rimorchi a revisione, dovevamo comunque continuare un servizio e serviva comunque un rimorchio in più, quindi sono andata a ritirare un rimorchio a noleggio. Allora, adesso siamo in A4, è una tratta che tra l'altro io detesto perché è sempre super trafficata e in genere nel traffico io mi muovo abbastanza cauta perché evito tutte le condizioni di possibile pericolo, generalmente sono tante. Cosa faccio? Semplicemente mantengo tanta distanza di sicurezza, anche correndo il rischio che le macchine purtroppo ti si infilino tra te e il camion davanti, però piuttosto rallento, abbasso magari la velocità di quei 2-3 km che mi permettono di tenere una buona distanza di sicurezza. Dove nei camion dove è presente, tipo questo, uso il mantenitore di distanza, che è molto utile. Io sono una anche che controlla tantissimo gli specchi, forse anche troppo, però questo mi aiuta ad avere sempre una buona panoramica intorno a me, perché nelle situazioni di traffico, soprattutto estivo, le moto spesso ti passano a destra o anche qualche volta qualche macchina. Cerco di tirare giù tutti e due i braccioli generalmente, perché mi permettono di avere la guida più stabile, di non dover sempre correggere il veicolo anche solo per un semplice avvallamento, e attuo il più possibile una guida preventiva, quindi quando vedo che tanto davanti a me frenano, piuttosto di aspettare di capire per che cosa hanno frenato, comunque io inizio a rallentare, tanto eventualmente si fa presto a risalire di velocità. La differenza tra guidare e fare linea, quindi percorsi molto lunghi, con magari anche sfruttando tutte le ore di guida a disposizione, e invece la distribuzione non è neanche comparabile, perché purtroppo nella distribuzione, quando anche magari si guida quelle 5-6 ore al giorno, che comunque non sono poche, però si vive il veicolo in una maniera completamente differente, perché comunque è un continuo saliscendi, e diciamo che noi chi fa distribuzione fa più un lavoro a contatto col cliente nei momenti di carico e scarico, mentre nella linea magari gli scarichi sono meno, perché uno magari fa 1, 2, 3 scarichi al giorno al posto che 5 o 6, e quindi sta tanto di più sul veicolo. Sono proprio due concetti di guida completamente differenti. A parità di ore più stancante sicuramente la distribuzione a livello fisico, a livello mentale invece è sicuramente più stancante la linea, perché comunque sei da solo tantissime ore e sei bloccato dentro una cabina, quindi hai pochissimi momenti in cui puoi cambiare posizione, per dire banalmente, e la solitudine si fa sentire in linea, mentre magari in distribuzione comunque il cliente, il magazziniere che impari a conoscere diventa non dico un tuo amico ma quasi, cioè sono proprio... Per andare bene bisognerebbe alternare una settimana alla linea, una settimana alla distribuzione, così riusciresti a ovviare tanti problemi che ha questo lavoro, che la solitudine è la prima. I'm falling into a world of blue and thinking how this could end with you. There's nothing comes so soon.
La nuova generazione DAF ha allungato le cabine per poter sfruttare non solo lo spazio interno, che comunque era già buono, ma anche l'aerodinamica. Ma un gran vantaggio di queste cabine più lunghe, soprattutto sull'XG Plus, è il passo lungo, quindi il passo diventa 4000 e questo lo possiamo percepire già alla prima curva, perché comunque il camion è decisamente più stabile, ovviamente, e anche in guida, in autostrada ma anche sulle strade normali, percepisci proprio questa sensazione di avere il camion ancorato a terra, quindi i dondoli superflui sono completamente spariti e anche la precisione delle sterzate e comunque dello sterzo in generale, magari anche sulle curve più leggere, è irraggiungibile, insomma. Quindi il passo lungo ha anche questo di vantaggio, che aumenta la stabilità in guida. Su un veicolo di linea è fondamentale che ci sia anche una buona insonorizzazione, perché è ovvio che quando noi guidiamo tante ore e facciamo tanti chilometri, questo rumorino di sottofondo alla lunga non solo ci dà fastidio, ma proprio ci stressa e ci può causare anche dei disturbi seri, quindi tutta quella categoria di malattie chiamate professionali. Quindi è ovvio che anche questo aspetto deve essere migliorato sempre di più, e questo per fortuna succede. E nella scelta di un veicolo penso che sia fondamentale valutarlo da subito, quindi fare un giro di prova per capire com'è. Per fortuna DAF XF, XG e XG Plus devo dire che sono molto silenziosi e hanno una buona insonorizzazione, quindi penso anche nel momento in cui si va a riposare o piuttosto magari si aspetta. È terminata la mia giornata col viaggio di linea, ho trovato un posto anche tranquillo, mi fermerò per la notte e vediamo cosa mi aspetta domani.